Amici del canale, eccoci qua con Mr. Majestic. Mi piace Mr. Majestic, figo. Allora, cominciamo comunque innanzitutto, prima di fare qualsiasi cosa, a fare conoscenza e a vedere le prime peculiarità di questo motore. Allora, innanzitutto, vabbè, il gambale e quant'altro e la sua magnificenza saltano agli occhi di tutti. La prima cosa che si nota una volta tolto il coperchio è quanto spazio libero è rimasto sul posteriore. Non è uno spazio, diciamo, dove io ci devo fare i conti, specialmente quando faccio le installazioni con gli ingombri degli specchi di poppa, perché ovviamente butta fuori, butta verso il mare. Però è un po' particolare, insomma, chiaramente poi tutta la sagoma del motore gli va dietro, quindi sembra il motore molto più grosso di quello che poi in realtà è, perché insomma il monoblocco è più piccolo, insomma c'è uno spazio importante, ma come anche sopra, sopra va bene che c'è il ventilatore, però poteva essere fatto anche più basso, perché i corpi farfallati sono qui. Se il coperchio fosse arrivato a sfioro, poteva essere comodamente 4 dita più basso. Poi anche qui poteva essere fatto di dimensioni più contenute, forse la larghezza no, ma adesso andiamo a vedere bene. Ma io credo che questa cosa sia voluta, sia un fatto di fluido dinamica, di percorsi, di flussi d'aria. Voi sapete che l'aria, quando entra nel motore, innanzitutto è mista a microparticelle di acqua salata, nel caso in cui il motore è di mare, quindi piccole goccioline che poi dentro si vanno ad attaccare al metallo e creano il bianco del sale e ossidazione. Come abbiamo visto anche nei V6D, questa cura che è stata posta nel gestire i flussi e la separazione delle goccioline d'acqua dall'aria che viene aspirata ha avuto i suoi frutti. Infatti, rispetto ai modelli precedenti, i nuovi motori rimangono più puliti, più asciutti e sentono di meno l'ossidazione creata dalle goccioline di acqua, dall'umidità. In più credo che sia anche una questione di ricerca della potenza, e quindi come i modelli V6, anche questo qui in testa in alto ha calettato sulla puleggia il ventilatore, quindi per l'estrazione dell'aria calda, perché sotto il volano voi provate a pensare un motore che normalmente lavora a circa 70 gradi, sotto il coperchio si fa una bolla di aria calda e l'aria calda non va d'accordo con l'espressione della potenza, perché è meno densa e quindi si può iniettare meno carburante. Per cui, ricapitolando, una gestione del flusso d'aria oculata per la separazione delle microparticelle di acqua e per avere sotto calandra un movimento di aria fresca e pulita. Qualcuno ha provato a ipotizzare che in questo spazio, magari in un futuro, potrebbe trovare alloggio un compressore, un intercooler, qualcosa per eventualmente sovralimentare questo motore. Non lo so, non è che non ci starebbe, però in questi anni Honda non ha mai
non ha mai sviluppato motori sovralimentati nel marine, quindi io credo che, anche se tutto è possibile, non sia stato questo il motivo per cui abbiamo tutto questo spazio. Poi un'altra cosa che si nota sono queste calandrature, questi coperchi di plastica che sono montati tutti elastici, quindi si cavano molto rapidamente. Questi fra l'altro sono anche propedeutici alla chiusura del coperchio, infatti la torretta del coperchio che poi si va ad agganciare nella maniglia, qui nel gancino che c'è qui, scorre in questa guida senza andare a magari impigliarsi in qualche filo elettrico o in qualche tubo, quindi questa guida, questa plastica qui è stata fatta apposta, infatti se notate qualche struscio c'è, fa il suo lavoro, e noi invece non abbiamo problemi di inceppamenti con fili e quant'altro. Un'altra cosa che a me personalmente salta molto all'occhio è, come un po' in tutti i modelli, la cura e la pulizia dell'impianto elettrico, veramente ben realizzato. Guardate che pulizia, sembra che non ci sia niente, nella realtà in questa mazzetta di fili qua sotto c'è un sacco di roba, e adesso appena andiamo a togliere anche le plastiche lo vediamo un po', insomma l'impianto elettrico in questo motore qua non è uno scherzo, è importante. E quindi qui vediamo il motorino di avviamento, qui c'è la scatola portafusibili e dopo la apriamo, una bella centralina con un sacco di utenze. E un'altra cosa che salta all'occhio, ci sono due coperchi dove qui sotto ci sono due termostati per bancata, perché ce ne sono due qui e ce ne sono ovviamente due di qua, uno qua sotto e uno qui. Un'altra cosa è la protezione anodica contro le correnti galvaniche che è stata posta in questo motore. Guardate, questo è un tappo di ispezione dove sotto c'è lo zinco, c'è la pastiglia di zinco, quindi questo qui, questi tappi tondi, sotto c'è la pastiglia di zinco, che vengono, questi tappi così vengono utilizzati anche per gli zinchi del monoblocco del V6, guardate, 1, 2, 3 da questa parte, uno sotto questo coperchio, uno qui e uno qua del monoblocco, e non li ho mai visti così piccoli, ma credo che anche questo piccolo qua e questo qua su portino sotto la pastiglia di zinco, quindi ovviamente di qua il motore è simmetrico, c'è la stessa cosa, qui sotto questo coperchio, altri due tappi con gli zinchi di sotto, quindi qui i signori della Honda hanno curato questo aspetto qua. Poi non so quanto riusciremo ad addentrarci all'interno di questo motore, vi farò vedere altri punti di protezione che ogni tanto andranno ispezionati. Se tutto qui è semplice, insomma, sono veramente molto pratici dall'esterno. Caviamo un po' di plastiche e vediamo cosa c'è sotto. Oh, già senza le plastiche è già più bello. Allora, ho tolto, come vedete, plastiche laterali, la plastica frontale, una plastica sopra, sono tutte montate su dei piccoli sealant block di gomma, e veramente basta, come vedete, questi punti qui, basta tirare e viene via. Quindi già si comincia a vedere un po' dell'architettura, vedete, bobine delle candele belle in evidenza, e il coperchio
delle punterie in materiale plastico, il filtro dell'alta pressione comodissimo da sostituire, perché insomma il capitolo manutenzioni comincia a essere, specialmente per un motore del genere, importante. Quindi se le parti di ricambio sono posizionate bene in punti dove non bisogna sfare tutto il motore per arrivarci, insomma risparmio di tempo e conseguentemente di denaro. Visto che sono qua sopra sulla scala, mi avvicino un attimo per fare vedere una cosa molto carina, guardate. Questi qui sono i corpi farfallati, e quindi ogni bancata destra e sinistra ha una aspirazione gestita diversamente. Chiaramente i due corpi farfallati sono sincronizzati elettronicamente, però la cosa che mi viene da dire è che oltre a una questione di prestazione c'è anche un po' una questione di sicurezza. Nello specifico, se un corpo farfallato dovesse guastarsi e magari forse rimane chiuso, magari solo il secondo, con il comando, se l'elettronica lo permette, sto ipotizzando, aprendosi un po' di più, magari vi consente al motore di fare qualche giro in più, anche se magari un po' storto, per consentirvi di venire a casa un po' più spediti. Ecco. Non abbiamo mai avuto fino adesso problemi con i corpi farfallati, che ricordo sono usati comunemente nelle automobili, quindi c'è una casistica importante. Però sapete, insomma, l'inconveniente è sempre dietro l'angolo. Così facendo, avendolo raddoppiato, per me è una buona ridondanza. Fra l'altro adesso vi faccio vedere anche un altro particolare carino, a proposito di cavarsela in caso di necessità. Allora, questo qui è l'attuatore del cambio, ci stavo guardando prima. C'è questa placchettina qui, in caso di malfunzionamento, con una chiavettina da 10 che voi avete nella vostra trousse attrezzi, che ve la dovreste tenere a bordo, rimuovete queste due vitine da 10, togliete questo piolo, questo pernetto, praticamente la testa dell'attuatore si sgancia dalla slitta che aziona le marce. Vedete? Aspettate che muovo un attimo l'asse del cambio. Quindi così facendo si riesce, adesso questo gommino lo togliamo, si riesce a inserire la marcia anche se l'attuatore del cambio però è abbastanza duretto, eccolo. Beh, insomma, un cambio di 350, anche se l'attuatore del cambio dovesse guastarsi. E questa mi sembra una cosa molto simpatica. Io sono un po' scaramantico, se hai un piano B sicuramente non ti serve, forse sono le leggi di Murphy o quelle stupidaggini lì, però il fatto che ci sia la possibilità di inserire la marcia, anche se il sistema dovesse avere un problema, a me mi dà sicurezza. Vi ricordo anche che il sistema drive-by-wire della Honda lavora su due canali. C'è il canale principale di comando che manda i segnali attraverso il cablaggio principale che arriva a questa spina qui. Poi questa è la spina dove viene attaccato l'impianto Nemea. Normalmente l'impianto Nemea viene utilizzato per monitorare il motore, quindi ci sono gli strumenti, ci sono i dati motore, giri, trim, temperatura, allarmi, perché questo può riportare eventuali codici di allarmi, avvisi di manutenzione, temperatura, bla bla bla. Nel caso ci fosse un guasto sul sistema drive-by-wire, la centralina può utilizzare il canale Nemea 2000 per far funzionare
i comandi motori, quindi per comandare l'attuatore del cambio e il gas, ed è una cosa molto simpatica. No, ci ho pensato, mica fatto così alla boia. E un attimo che andiamo avanti, e qui c'è il filtro separatore con il galleggiante che segnala eventuale presenza di acqua nel carburante, il filtro dell'olio in una bella posizione, molto comoda, montato con questo bordino in modo da non sbrodolare tutto il motore quando si cambia, un robusto alternatore da più di 100 A. Qui ci sono due fusibili, relè, questa è la scatola portafusibili che ogni bravo utente dovrebbe conoscere. Ci sono fusibili di scorta con la sua pinzetta per poterli estrarre e montare, fusibile diciamo principale da 200 A con il suo ricambio. Qui sono altri relè, poi qui abbiamo il motorino di avviamento, come dicevo prima una bella centralina importante con i suoi bei cablaggi importanti. Adesso che si vede meglio il termostato del monoblocco della bancata di sinistra e quello della testata, il sensore di temperatura, sensore di posizione dell'albero a cam. Ci hanno messo tutto, non manca niente. E questo qui che non l'ho menzionato è il relè del power trim. Che altro? Il filtro dell'iniezione della trapressione l'ho già detto. Questo è il sensore di temperatura della bancata di destra, un bel airbox. Adesso voglio togliere le fiancate e anche il coperchio sopra, così andiamo a vedere un po' la distribuzione. Ecco Mr. Majestic senza vestito, senza livrea. Devo dire che è abbastanza impressionante perché il motore è molto compatto, è veramente bello. E se lo guardiamo bene sembra un 250, solo un pelo più grosso. Quindi la livrea esterna innanzitutto non deve ingannare il volume. E ripeto, per me è una questione di fluidodinamica, di flussi dell'aria interni, ma la meccanica è veramente compatta, pulita, tutti gli accessori, tutti i sensori, i cablaggi, è tutto molto molto in ordine. Guardate bene. Sembra davvero un 250 un pelo più grosso. Chiaramente il piede è più importante con la doppia presa dell'acqua, è più grosso anche perché porta 1,6 litri, 1,7 litri, se non ricordo male. Il gambaletto e anche la coppa dell'olio, qui insomma abbiamo una coppa importante, Qui nel motore ci sono 11 litri. Vorrei focalizzarmi un attimo sui lubrificanti. Allora, a parte il fatto che i lubrificanti in quantità maggiore sono un plus incredibile, l'olio non si occupa solo di far lavorare bene gli organi interni, quindi dell'attrito, si occupa anche di dispersione di calore e insomma quindi una quantità di olio più importante e molto positiva. Una menzione particolare, ragazzi, io lo vorrei fare al piede. Cioè non c'è un piede più robusto del piede Honda, e se voi chiedete ai meccanici che fanno manutenzione, anche agli altri, ma davvero a partire dal 20 cavalli ma anche dal 2 fino ad arrivare a questo motore qua,
quando si fanno i cambi degli oli, negli Honda l'olio è sempre perfetto, non è mai nero, non è mai cotto, non è mai bruciato, e questo a mio modestissimo parere perché innanzitutto c'è un taglio degli ingranaggi e un materiale per cui l'olio non va in sofferenza, in più ce n'è una buona quantità. Se è vero purtroppo che una trasmissione importante qualche volta ci può un po' penalizzare sulla massima prestazione, però a livello di robustezza è tanta roba. Non so se vi è capitato di sindacare, di girare in rete. Ci sono produttori aftermarket di piedi di trasmissioni Yamaha, Mercury, quindi si possono comprare i piedi non originali. Perché? Perché c'è mercato. Della Honda non c'è mica niente, Ci sono anche pochi ricambi aftermarket. Perché? Perché la roba non si rompe. Torniamo a noi. Comunque, guardate che bello. Allora, ho tolto, come vedete, il vestito, quindi le due fiancate, i due semigusci, i fianchetti, il coperchio sopra della distribuzione e il triangolino posteriore. Praticamente così facendo il motore è perfettamente accessibile per fare qualsiasi operazione di manutenzione o di riparazione, che a mio avviso è tanta roba, perché ad esempio se dovete fare una pulizia del circuito di raffreddamento, se il motore dovesse avere 1000 ore, del Mercury o del Suzuki, hanno la catena della distribuzione sotto, quindi bisogna anche sollevare il monoblocco. Non è una cosa da poco. Qui invece, avendo la cinghia della distribuzione sopra e rispetto al V6 non abbiamo nemmeno i collettori di scarico esterni, abbiamo i collettori di scarico integrati, quindi praticamente fare una manutenzione importante su questo motore è ancora più agevole che nei vecchi V6. Ora salgo un attimo in scala e vi faccio vedere bene la distribuzione. Allora, quello che salta all'occhio chiaramente è una derivazione molto stretta dal progetto V6, che è un progetto che a livello di robustezza meccanica è stato veramente eccezionale. Quindi l'anteriore, l'alternatore bello corposo, più di 100 A di carica, posizionato con la sua cinghia sulla parte anteriore, la cinghia della distribuzione, quindi questo motore qui è un monoalbero a cam in testa, perché ha un singolo asse cam per bancata con le punterie, con il registro, con il controdado, che è tanta roba, anche perché facendo le ore le punterie vanno registrate, la valvola deve lavorare con il corretto gioco, perché se è troppo lenta fa rumore, se è troppo stretta tende a bruciarsi, e ogni tanto bisogna fare questi conti qua. Quindi se abbiamo tipo il Suzuki che ha le piastrine calibrate, credo, se non ricordo male, che il Suzuki abbia la forchetta per cui si spinge il bicchierino e si tira via il piattello calibrato, però è già un'operazione ovviamente a livello di tempo più, come dicono gli inglesi, time consuming e costi. E come ad esempio, se non mi sbaglio, lo Yamaha anche ha il piattellino e non so se ha l'attrezzo per cui bisogna togliere la cam, quindi qui invece è tutto più semplice, e la semplicità, a mio modestissimo avviso, in mare vince sempre. Come vedete abbiamo due bei corpi farfallati, e una cosa molto carina è praticamente, questo è l'alloggiamento del termostato superiore, termostato del monoblocco,
e siccome il termostato è appoggiato qui, non c'è contatto tra il metallo del termostato e il monoblocco, quindi non si creano quelle corrosioni nel punto di appoggio che si possono verificare quando il termostato appoggia direttamente sull'alluminio, che sia della testa o che sia del monoblocco. E altre cose, come vedete, sempre l'impianto ben ordinato. Questa è la pompa di sollevamento elettrica, quindi la pompa che riempie il separatore di vapori, dove a sua volta c'è la pompa elettrica che manda in pressione il circuito dove poi arriviamo agli iniettori. Vediamo se c'è qualcos'altro. Questa è la valvola del VTEC, sembra esattamente identica a quella del V6. Talmente semplice che sembra che non ci sia niente. Un'altra cosa che salta all'occhio: ci sono due scarichi dell'olio. Questi sono i ritorni dell'olio della lubrificazione della distribuzione, che poi qui ritorna e ritorna giù in coppa. Ci sono due tubi. Evidentemente il volume di olio che gira è abbastanza importante. Allora, amici, fino a qui ci siamo arrivati. Adesso per oggi vi lascio, per questo video vi lascio, perché insomma il motore è piuttosto svestito e vado a chiedere alla mamma se ho il permesso di togliere anche questo, anche l'airbox, così vediamo anche com'è la situazione tra le due bancate cilindri. Come vi ho già detto, navighiamo a vista e facciamo quello che ci viene concesso, per cui fino adesso spero che sia stato interessante, che vi sia piaciuto, e al prossimo video. Ciao a tutti, buon proseguimento da me e da Mr. Majestic.